Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio. Ragazzi, abbiamo il diavolo. Quando c'è il diavolo si parla di un periodo un po' soffocato, mi verrebbe da dire, un po' condizionato, magari tossico addirittura. C'è come qualche costrizione o qualche sorta di vincolo in questo periodo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono stese generiche, possono riguardare gli affetti della famiglia, gli affetti ehm, romantici, potrebbero riguardare i figli, insomma io vi do come un'idea generale dell'evoluzione dell'energia in questo periodo e poi andrò come a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Wow, partiamo da un bellissimo asso di coppe, un re di bastoni, cavaliere di coppe, poi abbiamo un 9 di bastoni, il mago, il sole, il carro e l'imperatore. Wow, le ultime carte sono tutti arcani maggiori. Allora ragazzi, partiamo da questo asso di coppe. Può essere l'inizio di una relazione, l'inizio di una conoscenza, o magari se siete già in una relazione potrebbe essere come un'idea, un nuovo progetto, per qualcuno magari può anche rappresentare l'idea di un figlio. Abbiamo anche il re di bastoni. Devo dire che ho come la sensazione, vedendo queste tre carte, che non sappiate bene se andare avanti in questo discorso oppure no. Ho come questa sensazione. Si è girato un 2 di pentacoli, in effetti. È un po' come se foste indecisi, mi viene da dire. Lo rimetto dentro, ok? Allora, andiamo a vedere l'asso di coppe. Fante di bastoni. E regina di spade. Allora, se fosse un amore romantico, potrebbe essere un amore tra due persone con una certa differenza di età. Se non è ancora un amore, se è una conoscenza, un nuovo inizio, è un asso di coppe, quindi è come un inizio affettivo effettivamente. Andiamo a vedere questo re di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe e un 9 di bastoni nuovamente che avevate già qui. È come se foste sulla difensiva per quello che riguarda certe idee. O certe possibilità inerente a questo nuovo inizio, che può essere un inizio, come vi dicevo prima, di una relazione, di un progetto, di un affetto. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe.
È come se qui qualcuno avesse bisogno di una rassicurazione, mi viene da dire. Con questo imperatore è come se si cercasse qualcosa di stabile, qualcosa di concreto, come l'idea che potrebbe esserci il desiderio di voler, non dico ufficializzare le cose, però sì renderle concrete, renderle regolari, mi viene da dire. E ho come la sensazione che con questo 9 di bastoni siate molto sulla difensiva. Andiamo a vederlo. E guardate, qua i bastoni sono messi come per proteggersi, diciamo, le spalle. E qui nella carta del diavolo anche ci sono come dei giunchi, chiamiamole sbarre, ma in realtà non sono sbarre, sono come degli alberi, dei tronchi, diciamo così, che rappresentano un pochettino la gabbia anche, no, di questo diavolo. È come se qualcuno si fosse un po' murato o avesse alzato dei muri, delle difese nei confronti di una certa situazione o relazione. Allora, 3 di coppe e 8 di spade. C'è qualcosa che assolutamente, diciamo, non volete vedere o non riuscite a vedere, o è come se non fosse chiaro come andare oltre. Ma in effetti qui abbiamo un 7 di coppe, che è proprio una carta di anche un po' di illusione. La gatta è d'accordo. Andiamo a vedere il mago, perché il mago è un'ottima carta, ragazzi. Parla di nuovi inizi ed è una carta collegata alla legge di manifestazione, alla legge di attrazione. Quindi io ho come, tra l'altro sono tutte carte, diciamo, con un'energia maschile, un'energia di azione, un'energia di movimento in avanti. Andiamo a vedere questo mago. 8 di pentacoli e 7 di spade. È come se fosse giunto il momento di non raccontarvi più bugie. Datemi una carta per l'8 di pentacoli. È come, ragazzi, se qualcuno in realtà sapesse come sono le cose, ma non volesse vedere. Perché con questo 7 di spade ho la sensazione che, insomma, sia ora un pochettino di, mi viene da dire, tirare giù la maschera. E mi risuona con quel diavolo, perché di solito il diavolo è collegato all'ego. E l'ego è quello che ci fa, a volte, avere una visione, diciamo, un po' distorta della realtà. Il 7 di coppe parla di sì, possibilità, ma anche di illusioni, come se ci fossero troppe cose sul piatto. E invece voi avete bisogno di più equilibrio, di più calma, di più tranquillità, di più concretezza. Poco, però, cioè poco nel senso, non è che vi siano necessarie grandi cose, diciamo le cose normali, però costantemente, quotidianamente, cioè come se avessi bisogno di portare, di radicare, insomma, questa emozione, quest'idea, ecco. Andiamo a vedere il sole. Stelle e diavolo. Allora, se ci fosse per caso qualche questione legata ai figli, a un matrimonio, diciamo a un ex matrimonio, a un'ex coppia, dove ci sono delle questioni appunto legate ai figli, se non è un figlio, può essere un progetto, quell'idea di cui parlavamo qui con l'asso di coppe,
Ragazzi, fate attenzione perché sento che potrebbe esserci come un... perché qui abbiamo di nuovo il diavolo. Una visione un po' di parte, diciamo così, di un certo tipo di realtà, di situazione o di persona. È come se non vedeste chiaro su chi avete davanti. Andiamo a vedere il carro. Mondo. 5 di pentacoli e 10 di bastoni. Dunque, diciamo che la parte inerente al diavolo la sento un po' più qui, ma perché avete 2 volte il 9 di bastoni, sì, anche un po' qui, perché avete 7 e 8 di spade. Più che tutto è una sorta di pesantezza in questo periodo. Molte volte il diavolo, diciamo una versione in luce di questa carta, è il potere personale. E siccome qui avete il sole e il diavolo, il sole parla proprio di terzo chakra, io sento che in questo periodo, cioè nella quarta settimana di maggio, prenderete in mano le redini della situazione e non vi nego che per qualcuno si tratterà di andarsene e di lasciarsi indietro tutta questa sofferenza e questa poca concretezza. Se non è l'andarsene, nel senso, perché non è che veda rotture qui, ok? Quindi non è un andarsene, diciamo, definitivo. Un andarsene può essere, perché qui abbiamo sia il carro che il mondo. Prendersi un momento, prendersi uno spazio, che può essere sia temporale che fisico, oppure può essere il, ok, mi prendo... Tecnicamente è un viaggio, è uno spostamento, queste due carte, anche un po' il 10 di bastoni parlano di qualcuno che prende una scelta, chiude un capitolo, va lontano, lascia indietro delle cose per cercare la propria stabilità. Mm. E sento che è un po' come se le carte volessero dirvi fate attenzione a questa nuova conoscenza, a questo nuovo progetto, a questa nuova idea. Potrebbe anche essere il figlio, appunto, e alle idee che ha questa persona, perché è come se non ci fosse poi così tanta concretezza in quello che questa persona dice. Quindi prendete voi in mano le redini della situazione. Vi dico che qui si tratta di iniziare a fare qualcosa, poi con la carta del sole l'espansione, la prosperità, la chiarezza mentale arriva. Vi dico che avete anche la carta della stella, qui potrebbero proprio anche arrivare delle canalizzazioni, delle prese di consapevolezza, dei non lampadine ma lampadari che si accendono. E potrebbe essere una relazione a tre, se fosse romantica, e per un gruppo molto piccolo potrebbe parlare di una questione tra amici. Fatemi poi sapere nei commenti. Allora andiamo a vedere una fatina. Luce, e qui la sento molto vicina al sole. Ok, allora questa la chiamano la fata regina della luce, perché sono le carte delle fatine. E vi dice che arriva questa fata per portare amore e luce nella tua situazione attuale e per ricordarti che la luce può penetrare l'ombra. E qui parliamo di ombra. E qui parliamo di, vabbè, la stella in realtà si vede di notte, però io la stella la sento anche, è molto collegata con le carte dei semistellari, no? Quindi di coloro che vengono qui sulla Terra per aiutare il risveglio globale. Ehm, occhio all'ego. L'ego, come vi spiego? Farò dei video prima o poi per aiutarvi a identificare l'ego in modo da staccarvi e non fare scelte condizionate.
Allora, e anche questa carta parla di brillare, vi dice che avete una vostra particolare bellezza dentro ed è ora di farla brillare. È tempo per l'autoaccettazione e per rivelare la vostra reale bellezza. Wow, bellissime carte devo dire. Andiamo a vedere ancora una carta di Osho. So che di solito non uso Osho per le letture affettive, però questa volta ho voluto fare così. Comprensione, solitudine, esaurimento. La peppa. È come se vi dicessero che per raggiungere la comprensione dovete isolarvi. Esaurimento. Questo è un altro 9 di bastoni, ce l'avete 3 volte. Io credo che dobbiate imparare in questo periodo, o sarebbe consigliabile per voi, mettere dei sani confini tra voi e l'altro e tra quello che in realtà è realizzabile e quello che è solo un'illusione. Sapete, quelle cose che si dicono tanto per dire, per parlare, per fare conversazione. Se per caso siete in un periodo di stanchezza, perché magari è tanto che gestite questo tipo di situazione, ragazzi, io sento che qui prenderete una decisione, che ripeto, non vedo rotture o cose del genere, bisticci, discussioni con questa persona, però sì che è come se prendeste spazio, se a un certo punto decideste per voi, per la vostra sicurezza. Nel mazzo di Osho la carta dell'imperatore viene chiamata il ribelle, proprio perché è colui che spezza le regole degli altri e crea le sue proprie regole. E alla fine è un vincente perché effettivamente poi diventa imperatore. Cioè è una metodologia che ha avuto successo con lui, no? Perché comunque è diventato imperatore. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!